Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buona domenica, bentornati sul canale. Oggi parliamo di Giovanni Leoni, andando a fare un'analisi del calciatore, scoprendone punti di forza, punti deboli o comunque da migliorare e soprattutto se è giustificata la richiesta così elevata. L'Inter infatti offre 30 milioni, che già di per sé è una cifra altissima per un calciatore che non ha ancora compiuto 19 anni. Il Parma addirittura ne chiede 40, ma queste cifre sono in un certo senso giustificate? Cerchiamo di rispondere a questa domanda con l'aiuto di screen statistiche e con un commento, insomma, dopo aver analizzato il calciatore. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo poi un bel like se vi piace il video, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti e soprattutto campanella delle notifiche attiva se non vorrete perdere nessun contenuto. Iniziamo innanzitutto da una panoramica del calciatore. Giovanni Leoni nasce il 21 dicembre 2006, quindi 19 anni da compiere a fine anno, e dai 12 ai 17 anni cresce nelle giovanili del Padova. Il 1 febbraio 2024 viene acquistato dalla Sampdoria, o meglio la Sampdoria lo prende in prestito con diritto di riscatto. In quei 6 mesi a Genova farà benissimo, infatti giocherà addirittura ben 12 partite in Serie B, di cui 9 da titolare. A fine anno la Sampdoria lo riscatta, non rimarrà però nella rosa blucerchiata in quanto ha attirato le attenzioni di tanti top club. Ha attirato le attenzioni delle squadre di Serie A, tra cui ci fu anche proprio l'Inter. Purtroppo rimarrà un rimpianto non averlo preso per una cifra decisamente più abbordabile. Infatti poi nell'agosto 2024 sarà il Parma ad assicurarsi le prestazioni di Giovanni Leoni per una cifra ben diversa da quella a cui assistiamo oggi, 4,8 milioni di parte fissa, 3,5 di bonus, più il 10% sulla futura rivendita. Nel Parma farà 17 presenze, di cui 14 da titolare, verrà schierato come terzo di destra della difesa a 3, come centrale della difesa a 3, centrale della difesa a 4, addirittura in un'occasione farà anche il terzino nella difesa a 4, naturalmente un terzino un tantino più bloccato, però ecco insomma il primo punto è la duttilità tattica di Giovanni Leoni. Potrebbe essere tranquillamente il centrale della difesa a 3, potrebbe essere tranquillamente anche l'alternativa a Pavard o Bissek eventualmente. Con Chivu alla guida diventa praticamente quasi un punto fisso della retroguardia del Parma che poi, come ben sappiamo, riuscirà ad ottenere la permanenza in Serie A con Leoni, che si renderà protagonista di diverse prestazioni molto interessanti. Andiamo al dunque, quindi, quali sono le caratteristiche principali? Partiamo dai punti di forza di Giovanni Leoni. Secondo me i punti di forza li andiamo a vedere anche con alcuni screen. Sono innanzitutto ottima il senso della posizione, la lettura delle situazioni di gioco, il tempo di intervento ed una grande personalità. Andiamo infatti a vedere, poi dopo andiamo a vedere anche dei punti da migliorare. Questa è la partita tra Parma e Juventus, qui c'è Leoni su Vlahovic, qui vediamo un ottimo tempo di intervento, palla che arriva a Vlahovic, ottimo l'intervento di Leoni che andrà a fermare proprio il centravanti juventino. Adesso poi, al netto del fatto che qualcuno dirà che comunque Vlahovic ha vissuto una stagione negativa, stiamo parlando pur sempre di uno degli attaccanti di maggior valore in Serie A, soprattutto ricordando qualche anno fa di Vlahovic, è comunque un calciatore che fa sempre tanti gol, ha tanta esperienza, qui Leoni lo ferma benissimo. Questa invece è la partita tra Parma e Napoli. Qui Leoni è protagonista di una prestazione eccellente su Romelu Lukaku, qui però vediamo una particolare situazione di gioco, secondo me che sembra banale, però qui Leoni dimostra una grande personalità. La palla va verso l'esterno, però praticamente il Parma subisce una transizione del Napoli è pronto a ripartire, palla verso Lukaku, Leoni non tentenna, va sull'attaccante del Napoli, andrà a contrastarlo, poi alla fine il pallone finirà fuori con Leoni che praticamente controlla il pallone che finisce fuori, ottima la scelta di tempo, sposterà anche con un po' di astuzia Lukaku, non tanto col fisico naturalmente, e alla fine conquisterà il fallo laterale.
Perché dico grande personalità? Perché qui se Leoni sbaglia il tempo di questo intervento, Lukaku praticamente può andare in porta a campo aperto. Leoni invece con grande sicurezza nei propri mezzi va a contrastare Lukaku e conquisterà tranquillamente il fallo laterale. Altra situazione che vediamo, anche qui è la partita tra Parma e Juventus. Qui, guardate, quello cerchiato è ovviamente Leoni, palla che arriva a Vlahovic. Leoni con una grandissima scelta di tempo andrà a chiudere proprio Vlahovic e qui è un salvataggio importantissimo che fa, è un salvataggio determinante in quella situazione di gioco. Quindi ecco, qui già vediamo alcune situazioni in cui praticamente fa delle grandi cose Leoni. Andiamo poi ad altri aspetti, perché poi naturalmente sappiamo il centrale della difesa a 3 non deve soltanto avere personalità, tempi di intervento, c'è bisogno di tanto altro. Il primo punto è la qualità palla al piede. È un calciatore che non è un regista puro, però non ha neanche un cattivo piede, quindi sarà un'abilità da migliorare ancora, ma le basi diciamo sono buone. Ovviamente da migliorare, sappiamo che con l'età di Giovanni Leoni è un qualcosa che si può tranquillamente fare. Andiamo infatti a vedere queste statistiche relative alla Serie A 24-25. Lui ha un tocchi a partita di 46, per fare con paragone con Acerbi e De Vrij, che poi saranno i principali punti di paragone. Acerbi fa 66 tocchi, De Vrij 62, ma questo naturalmente cambia molto anche a seconda della qualità della squadra, dei compagni di squadra e del tipo di gioco. Precisione dei passaggi 89%, 95% nella propria metà campo, 71% in quella avversaria. Facendo un paragone con Acerbi e De Vrij, come precisione non siamo molto lontani, hanno il 93% Acerbi e De Vrij, relativi sempre alle partite di Serie A 24-25, precisione nella propria metà campo 95% al pari di Acerbi, De Vrij al 97%, nella metà campo avversaria varia un po', 71% per Leoni, 89% Acerbi, 87% De Vrij. Però insomma molto cambia anche per il tipo di gioco della squadra, come dicevamo prima. Ciò che perde però tanto sono le palle lunghe precise, solo il 32% per Leoni, 56% e 53% rispettivamente per Acerbi e De Vrij. Quindi è sicuramente un punto sul quale comunque Leoni dovrà migliorare, però le basi non sono certo così scadenti. L'altro aspetto da migliorare è probabilmente proprio l'aspetto fisico. Leoni è 1,96 m, da quello che si trova in rete, per 79 kg. Prendiamo per buono il dato anche perché poi differenziano di poco. Per fare un paragone, Acerbi è 1,92 m, quindi più basso, per 88 kg. De Vrij 1,89 m, quindi ben 7 cm in meno, per 80 kg. Segno che ci dice che Leoni è comunque a una buona altezza, ma non una corporatura, insomma, importante, quindi nei duelli fisici potrebbe perdere qualcosa. E il fisico forse è un altro aspetto sul quale bisognerà lavorare con Giovanni Leoni. Andiamo infatti a vedere anche un altro aspetto, quello relativo più, diciamo, ai duelli corpo a corpo, possiamo dire. Ecco, andiamo a vedere, questi sono dati a partita, sempre relativi alla Serie A 24-25. Il totale dei contrasti vinti 2,5 il 61%. La percentuale non è male, però 2,5 contrasti a partita non sono tanti. I contrasti vinti ovviamente parliamo. Acerbi ne ha 4,6 col 68%, De Vrij 3,5, quindi segno che non vince tantissimi contrasti, forse però non va neanche a fare tanti contrasti. Duelli a terra vinti in linea con Acerbi e De Vrij 1,5, Acerbi 1,9 il 68%, De Vrij 1, quindi anche meno rispetto a Leoni, però con la stessa percentuale. Duelli aerei vinti e dove perde decisamente qualcosa. 1 a partita il 63%, Acerbi ne ha 2,7 il 67%, De Vrij 2,5 a partita il 63%. Quindi segno comunque di un calciatore che dal punto di vista fisico forse qualcosina perde, nonostante poi la grande altezza. Non vince tanti duelli, però abbiamo visto le percentuali sono buone. Perché? Perché non essendo molto strutturato fisicamente, magari lui va a puntare su altri aspetti, su altre armi, potremmo dire. Quindi magari sulla scelta del tempo di intervento, sulla lettura delle situazioni. Ed infatti questo poi viene dimostrato dal numero di intercetti a partita
0,9, praticamente lo stesso di Stéphane de Vrij. L'altro aspetto che sarà da sviluppare, aspetto che naturalmente non può ancora avere Giovanni Leoni, è la leadership difensiva. Perché sappiamo poi il centrale della difesa 3 è colui che comanda un po' tutto il reparto e quindi da questo punto di vista Leoni dovrà proprio crescere in leadership, essere un punto di riferimento per i compagni di reparto e questo ovviamente dovrà arrivare col tempo. In conclusione, quindi, cosa possiamo dire di Giovanni Leoni? Che parliamo di uno dei migliori prospetti del calcio italiano, un difensore che parte già da una base ottima per, come detto, per personalità, per letture tattiche, per posizionamento. Naturalmente è un difensore che va migliorato in altri aspetti. Se dovesse crescere in questo modo, potrà essere tranquillamente anche il punto di riferimento della nazionale italiana per i prossimi anni. E quindi, ovviamente, la domanda nasce spontanea. 30 o oltre, magari 40 milioni che chiede il Parma, significa comunque fare un investimento sicuro, viste le premesse? Naturalmente non è così. Innanzitutto perché non è detto che la curva di crescita prosegua in maniera esponenziale, in maniera costante, per diverse motivazioni. Innanzitutto, adesso arriveranno maggiori pressioni perché ci si attenderà ovviamente prestazioni importanti da Leoni. Dovesse passare all'Inter cambia completamente la situazione anche dal punto di vista mentale, perché innanzitutto ci sono pressioni di una grande squadra e quindi in cui si chiede il risultato e non viene permesso il minimo errore. Potrebbero esserci pressioni dovute al fatto che comunque sarà stato fatto in ogni caso un investimento importante, quindi molto spesso verrà fatto il paragone anche a livello dei media, della stampa, è stato pagato 30-35 milioni, quelli che sarebbero, quindi deve avere determinate prestazioni, deve portare determinati risultati, automaticamente da questo punto di vista aumentano le pressioni e naturalmente poi c'è l'altro aspetto che potrebbe non avere lo stesso minutaggio o quasi sicuramente non avrà lo stesso minutaggio perché è chiaro che poi nelle gerarchie partirà dietro. Qui sarà importante comunque dargli spazio e l'idea di cui si è vociferato nelle ultime ore di un Inter pronta a far partire Acerbi nel caso non dovessero esserci offerte anche con la risoluzione contrattuale, visto che l'Inter ha una clausola per risolverlo un anno prima, è sicuramente qualcosa di positivo, perché un conto è che parte dietro De Vrij, un conto è che parte dietro Acerbi e De Vrij, quindi con un minutaggio molto inferiore. Però in ogni caso di certo non partirà da titolare fisso all'Inter. Concludiamo con, naturalmente qualcuno chiederà, li spenderei 30 milioni? Non lo so, forse è proprio un limite massimo, perché 30 milioni già sono un rischio, andare oltre, accontentare le richieste del Parma sarebbe un pericolo importantissimo, perché poi ovviamente non abbiamo certezza che questa crescita continui, non abbiamo certezza che esploda definitivamente Leoni, anche perché non parliamo di un calciatore che è il punto fermo della sua squadra da qualche anno, ma parliamo di un calciatore che ha fatto 6 mesi buoni alla Sampdoria, praticamente altri 6 mesi buoni al Parma, se la seconda parte di stagione, parliamo di 17 presenze al Parma, quindi neanche una stagione intera, e quindi ci sono tutti i rischi del caso. 30 milioni proprio come limite massimo potremmo anche accettare come investimento, oltre secondo me no. Resterebbe comunque il rammarico che lo scorso anno è stato trattato, il costo era decisamente molto inferiore, ecco il Parma lo ha preso come detto prima per 4,8 più 3,5 di bonus più 10% sulla futura rivendita, quindi parliamo di un investimento davvero molto contenuto. L'Inter lo ha trattato, non lo ha preso, poi spostando le attenzioni su Palacios ed oggi si trova a trattarlo per una cifra completamente diversa, quindi resterebbe un po' di rammarico, però insomma siamo comunque di fronte ad un ottimo prospetto. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate di Giovanni Leoni, se dal vostro punto di vista sarebbero giustificati i 30 milioni o addirittura i 40 che chiede il Parma. Insomma, sfruttiamo la sezione anche per confrontarci. Io vi saluto come sempre con un gran bel Forza Inter!